Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Argomento del video di oggi è la costruzione di un cavo video composito per i computer MSX, quelli che vedete qua dietro, Philips VG8010 e Philips VG8020. Lo so che ci avete provato, io vi leggo nella testa. Avete provato a infilare il cavo video del Commodore 64 o del Commodore VIC-20 all'interno del connettore di questi Philips per vedere se riuscivate a vedere qualche cosa a video. Però il risultato è o che non vedevate niente oppure in alternativa che vi vedevate in bianco e nero. Questo perché nel cavo del Commodore 64 il segnale video non si collega al segnale video composito, ma bensì si collega al segnale della luminanza, che poi è per definizione un segnale in bianco e nero. Quindi non fatelo. Allora, se il cavo è progettato bene, per cui c'è soltanto il segnale video che si collega al segnale della luminanza, non correte il rischio di danneggiare né il computer né il monitor. Però chissà mai, magari chi ha fatto il cavo ha collegato anche altri fili che non doveva collegare, quindi io sinceramente utilizzerei soltanto cavi specifici per questi tipi di computer. Per costruire il cavo video composito per il Philips VG8020 e Philips VG8010 utilizzo questo connettore DIN che ho miracolosamente trovato all'interno del mio cassettino dei connettori. Non era preparato, sono andato a controllare e guarda caso c'era proprio questo connettore. È una fortuna sfacciata. Dal lato TV serviranno due connettori RCA, quindi bianco e rosso per i segnali audio e giallo per i segnali video. Allora, avete due possibilità: o vi comprate quei connettori tipo questi qua che potete costruirvi voi, quindi tramite un cavo schermato andate a saldare i due segnali, la calza, quindi lo schermo, il negativo, e il segnale. Però così facendo vi viene un cavo, insomma, che fa un po' schifo al cazzo. Al cane, che cosa avete capito? Al cane fa schifo. Infatti avrete un cavo schermato molto sottile perché all'interno del connettore DIN ce ne devono stare tre, quindi non potete scegliere un cavo molto grosso. E avrete dall'altro lato il cavo che si infila qua in questo modo, quindi un cavo piccolo dentro un connettore grande per quanto riguarda il connettore RCA. L'alternativa che io vi suggerisco, che poi è quella che faccio io, è di recuperare dei vecchi connettori che potreste avere in giro. Quindi in questo caso io ho questo qua che è doppio RCA video, giallo per il video. Potrebbe essere comodo addirittura per costruirne due di questi cavi. Oppure, vabbè, questo qua abbiamo detto che faceva schifo, quindi via. Un altro connettore video che si può recuperare tagliando via questo connettore jack e tenendo ad esempio soltanto il connettore RCA giallo. Oppure ancora meglio, guardate che bello questo che ho già trovato, ha già tutte e tre fili collegati, quindi tutte e due le uscite audio destra e sinistra e l'uscita video già con tre cavi schermati che io a questo punto, tagliando qui magari un po' più distante in modo da poter recuperare in un futuro questo connettore, posso infilare all'interno del connettore DIN specifico per la porta video dei Philips MSX VG8020 VG8010 e poi andare a fare tutte le saldature del caso. Allora, sinceramente questa è l'opzione che mi piace di più. Quindi verrà fuori un cavo molto professionale perché ha questi tre connettori che sono già stampati sul cavo e saldati all'interno, e dall'altro lato il connettore DIN specifico si collegherà, non so, a questa altezza. Infilerò dentro questi tre fili, li salderò sui tre piedini che servono, quindi massa, uscita audio, che poi si sdoppierà su canale audio sinistro e destro, e uscita video composita. Su quali computer funzionerà il magnifico cavo audio video che andiamo a costruire? Beh, sicuramente sul Philips VG8020, però purché in versioni specifiche. Non tutti i VG8020 sono compatibili. Qua sotto c'è la versione, in questo caso è la barra 40, il VG8020 barra 40 è compatibile perché ha un'uscita video composita, PAL. Il VG8020 barra 00 è compatibile, altre versioni sono compatibili, il barra 19 no, quindi VG8020 barra 19 non è compatibile perché presenta un'uscita RGB al posto di CVBS, che poi sarebbe l'uscita video composita. Stesso discorso, vediamolo qua, vale per il Philips VG8010, senza spezzare lo sportello che tentava di aprirsi.
Sotto avete la vostra etichetta, in questo caso si vede che è un Philips VG8010/00 che è compatibile, invece il VG8010/19 non sarebbe compatibile per lo stesso motivo visto in precedenza, perché avrebbe un'uscita RGB al posto che video composita PAL. Dove potete reperire tutte queste informazioni per vedere se il vostro computer è compatibile con il cavo video che andiamo a costruire? Beh, sicuramente se ce l'ho in collezione io sul mio sito internet www.valoroso.it inserisco le schede tecniche dei vari computer, compreso di service manual, e all'interno ci sono tutti gli schemi elettrici, tra cui anche lo schema dell'uscita video, e quindi vedete se i cavi corrispondono. In alternativa dovete fare delle ricerche un po' sui vari siti per vedere se la piedinatura del connettore è compatibile con quella del cavo che noi adesso andiamo a costruire. Purtroppo non tutti i computer MSX sono compatibili con questo cavo. Allora, da un lato era apprezzabile il tentativo di rendere l'MSX uno standard, però uno standard software. In questo caso gli hardware sono particolarmente diversi l'uno dall'altro e, come abbiamo visto, neanche tra diverse versioni dello stesso computer il cavo potrebbe essere compatibile. Però sono molto fiducioso che il vostro computer sia in una versione standard, quindi andate a controllare. Secondo me, se avete un Philips VG8020 oppure un Philips VG8010 sarà compatibile. Altro aspetto che vorrei affrontare prima di entrare nel vivo della costruzione del cavo video è come mai costruire un cavo video composito per i computer Philips VG8020 oppure Philips VG8010. Anche perché sapete benissimo che il computer si può collegare alla televisione anche tramite l'uscita RF. Allora, se riesco a levare questo tappino, vedete che ha un'uscita antenna. Philips VG8020, canale 36, dovete utilizzare un connettore antenna di questo tipo e dall'altro lato lo collegate all'antenna della TV. Mentre per quanto riguarda il Philips VG8010, il canale è il 32, l'avevamo scoperto nel video proprio relativo al Philips VG8010 quando ho fatto l'unboxing e quando l'ho provato. Inserite l'antenna e dall'altro lato nella TV e col canale 32, ovviamente televisione analogica, lo potete vedere. Beh, in questo caso io penso che col cavo video avremo una qualità video superiore, perché l'antenna prevede 2 conversioni in più, quindi partendo dal segnale video composito viene modulato in RF, all'interno della televisione viene demodulato da RF e ritorna a video composito. Se noi usciamo direttamente con un segnale video composito e entriamo in televisione con il segnale video composito, a questo punto ci saltiamo 2 conversioni. Per la costruzione del cavo audio video ci servono un po' di attrezzi, probabilmente me ne sono anche dimenticato qualcuno. Beh, sicuramente il service manual di uno di questi 2 computer, quindi o il Philips VG8020 o il Philips VG8010, in cui si vede, aspettate che ve lo faccio vedere, in cui si vede la disposizione dei piedini del connettore video. In questo caso si vedrà dal dietro, quindi è come se il connettore fosse infilato all'interno del computer e dietro andiamo a saldare i contatti. CVBS è il 5, audio è il 3, questo qua a sinistra, e la massa è il 2, questo qua in basso. Poi il connettore dietro al computer è un 8 poli, io utilizzo un 7 poli, però in realtà potreste usare anche un 5 poli che va a prendere soltanto questi qua, i 5 sottostanti, addirittura togliendo via i 2 superiori che non utilizziamo, perché uno è non collegato, un altro sarebbe il più 12 volt che non avrebbe comunque senso utilizzare. Quindi basterebbe anche un cavo con i 5 poli disposti a sorriso praticamente. Io ne utilizzo uno a 7 poli perché è quello che ho trovato in cassettino, oppure potreste prenderne uno a 8 poli, però con i contatti a cerchio, non quello del Commodore 64 quando utilizzate l'uscita S-Video, perché in quel caso i contatti non sono disposti a cerchio, ma i 2 superiori sono leggermente allargati, quindi non entrerebbe nemmeno il connettore. Ovviamente ci occorre stazione saldante, saldatore, flussante per pulire un attimino i contatti, il cavo che andiamo a tagliare, il connettore che andremo a saldare, un po' di pinzette, forbici per spellare cavi, il nastro nel caso vogliamo isolare singoli contatti prima di richiudere il guscio del connettore. Ecco, un'altra cosa che ci conviene fare prima di montare tutto il connettore con questo cavo di recupero
è provare se in effetti questi connettori funzionano e sono collegati bene, perché in alternativa ci troveremo un cavo fatto, non funziona e non sappiamo come mai. Almeno andremo a escludere che il problema fossero i componenti d'origine. Quindi negativo, se fa bip vuol dire che è collegato. Andiamo sui tre segnali di massa. 1, 2 e 3. C'è un po' di ossido, quindi poi useremo il disossidante. Segnale video giallo e ci siamo. Sono un po' impedito, ma perché tra telecamere e tutto, insomma. Segnale audio non è il bianco, è il rosso. Altro segnale audio, quindi quello in punta, sarà il bianco. Bene, non ci sono cortocircuiti. No, non ci sono cortocircuiti. In pratica sto controllando se i segnali vanno per caso anche a massa. No, il cavo funziona e quindi possiamo procedere a collegare i fili sul connettore DIN. Bisogna togliere il guscio dal connettore DIN. Il guscio è questa parte nera e il connettore che considero sono tutti questi contatti con le due armature metalliche. Per sfilarle basta premere leggermente qui e tirare. E sono convinto che qua già si apre anche senza schiacciare, perché basta premere un po' lateralmente, si deforma il guscio e viene fuori tutto il connettore. Eccoci qua. Abbiamo le due armature di massa, questa qui e questa dall'altro lato, e poi opla, è volato via il connettore vero e proprio con tutti i contatti che adesso andiamo a saldare secondo quanto abbiamo visto prima. Quindi questo qua a sinistra sarà l'audio, questo qua appena sotto sarà il video composito, e invece questo qua in basso sarà la massa. Un po' la fregatura è che sulla massa andranno collegate tre calze, tutte e tre le schermature dei tre cavi. Invece sul video basterà soltanto il cavo che va quello giallo, sull'audio invece ne serviranno tutte e due, quello che va, il centrale che va al bianco e il centrale che va al rosso. Per saldare mi aiuto con questa terza mano, si chiama così. Posso andare a vincolare il connettore, potrei andare a vincolare il connettore, sì, ce l'abbiamo fatta, in modo che ce lo tenga lui e io ho due mani libere per poi utilizzare lo stagno e i fili. Tagliamo e spelliamo il cavo già prestampato, in modo da avere un risultato soddisfacente anche all'occhio e non soltanto all'utilizzo. Non lo taglio proprio qui vicino, anche che potrei avere il cavo più lungo, ma chi se ne frega, la TV è vicina al computer. Invece tagliandolo un po' più lontano, che dolore! Fa sempre male tagliare cose già funzionanti, però in questo caso posso recuperare questo connettore per altro, perché sta qui, e utilizzare questi fili per risparmiare tempo. Li infiliamo all'interno del guscio e li spelliamo. In questo caso dobbiamo andare un po' a piegarli perché devono passare all'interno del guscio. Li teniamo un attimino lunghi adesso perché devo lavorarci, devo spellarli, devo saldarli, però poi in realtà andremo ad accorciare. Insomma, vedete anche a occhio che il risultato non sarà male. Se voi preferite utilizzare i connettori da saldare, dovrete comprare del cavo schermato, infilarlo all'interno del guscio del connettore, saldare la calza, quindi l'armatura metallica che sta intorno al cavo qui sotto, e il segnale, che può essere quindi quello giallo, quello rosso oppure quello bianco, sul contatto che poi va al centrale. E questa cosa la dovete fare sia per il connettore rosso, sia per quello nero, sia per quello giallo del segnale video composito. Quindi dovreste andare a acquistare 3 connettori RCA di 3 colori che abbiamo appena detto, 3 cavi schermati e poi il connettore DIN. Proseguiamo. Spelliamo. Quindi separiamo i 3 cavi.
espelliamo. C'è sempre la telecamera davanti che rompe. Ok, uno. E poi quest'ultimo qua, che dovrebbe essere a questo punto il bianco. Eccoci qua. Quindi le 3 calze, quindi le schermature, le andiamo a separare. Questa qui, questa qua e anche questa del segnale audio rosso, perché poi dopo dobbiamo unirle tutte e 3 per collegarle a questo piedino qua, questo qua sotto, che è la massa. Invece i 3 fili qui sono 2 dell'audio che vanno insieme, il bianco e il rosso, e il giallo che è il video e va da solo. Spelliamo. 1, 2. Ecco, non spellateli troppo lunghi perché non avrebbe senso e poi dopo vi dà fastidio. E 3. Oh! Mi piacerebbe dire che siamo a metà del lavoro, però adesso la parte di saldatura sarà un bel casino perché sono proprio piccoli piccoli. Allora, giriamo insieme le 3 calze, le 3 schermature metalliche, in modo che siano un solo contatto, siano tutte e 3 insieme. Quindi la massa del segnale video, massa dei 2 segnali audio siano insieme. E poi uniamo anche insieme, si vede? I 2 segnali audio, bianco e rosso. Ecco, in questo caso si pone il famoso quesito: essere o non essere. Me l'ha fatto fare di costruire un cavo quando con pochi euro potevo comprarmelo già fatto, magari da un amico o magari da eBay. In effetti ci avete ragione anche voi. Col senno di poi si faceva prima comprarlo. Infatti mi sa che a voi suggerisco, nonostante io faccia il video di come costruirlo, andatevelo a comprare già fatto, risparmiate tempo e comunque non costano tanto. Allora, flussante che serve per togliere un po' di ossido, per pulire bene i cavi, e lo stesso lo mettiamo qua sotto sul connettore. Una bella quantità perché in effetti non sono proprio lucidi questi fili, quindi mi posso immaginare che ci sia parecchio ossido. Bel saldatore pulito, andiamo a prestagnare i 3 cavi. Quindi massa, che bel fumo, 2 segnali audio e segnale video. Sul connettore sotto massa, quindi la calza, 2, il 5 appena qui, segnale CVBS che vuol dire video composito, e quello completamente a sinistra, il 3, è il segnale audio, il rosso e il bianco. Ecco, ricordatevi che dovete inserirlo prima il guscio, perché altrimenti se vi mettete a saldare i fili prima di aver messo il guscio, basta, poi siete fregati, il guscio non lo mettete più, dovrete ridisaldare tutto e risaldare nuovamente, che è un casino. Prestagniamo anche questi 3 qua, 1, 2, si è unito, adesso lo stacchiamo, no, adesso poi comunque lo stacchiamo. Ecco, un altro degli attrezzi che vi viene proprio comodo è la pompetta succhiastagno. In questo caso, quando fate una cagata del genere, succhiate via e a posto. Massa. Vediamo se riusciamo a infilarlo dentro, è meglio, eh? Dopo lo raddrizziamo perché vedo che sotto c'è la pinza della terza mano che lo tiene fisso, quindi magari lo sta piegando leggermente, però dopo lo andiamo a raddrizzare. Dopo abbiamo
Il video qua, in quest'altro qui, giustamente sta dalla parte opposta. Cosa possiamo pretendere? Che le cose vadano dritte come vogliamo noi? Vedete? Speriamo, Questo lo saldo fuori perché vedo complicata la situazione, se no. E poi l'audio che è doppio e andrebbe proprio su questo qui sopra. Anche questo qua, se non riusciamo a infilarglielo dentro, lo saldiamo fuori, vediamo. No, magari... Oh, è entrato. Ok. Andiamo all'ultima occhiatina. Massa sotto, video e audio. Ovviamente tra di loro i contatti non si devono toccare, quindi adesso andiamo a isolarli. Se vi capita questa cosa qui, cioè che col calore avete piegato un pochino i contatti, purtroppo avevo messo la terza mano, schiacciava mentre scaldavo, in effetti è stato un errore, però possiamo raddrizzare con le pinze. Per quello che vi dico, compratelo sto benedetto cavo, fate prima. Isoliamo fino a dei piccoli pezzi di nastro. Uno. Due per i due segnali. Vediamo se riusciamo a infilarglielo tra il connettore e il filo qui. Cioè, in pratica lo devo infilare in modo che la massa, e anche quando dopo andremo a rimontare i due gusci metallici, non quello plastico ma le due carcasse metalliche intorno, non tocchi con questo filo qua. Magari non toccherebbe già, però è una precauzione in più. Ma chi me l'ha fatto fare, cacchio? Andiamo ad assottigliare un po', schifoso. Cioè, quanto costa? 15 euro, lo sta qua a rompermi. Niente. Oh, ma però e di qua si vede uscire sto pezzettino schifoso. Tiriamolo fuori. Oh, chiudiamo in modo che sia isolato. Stessa sorte deve toccare a questo giallo, che risulta ancora più complicato a questo punto vederlo. Quindi allontaniamo un po' gli altri. Io dico, ma se uno 2 soldi da parte ce li ha, ma li spenda, cacchio devi stare qua ore a montare un filo che poi il computer già si vedeva perché era collegato alla RF, quindi alla porta antenna, no, per vedere meglio, no? E poi perché c'avevo già i pezzi che dovevo recuperare, quando invece con pochi euro me lo compravo. Oh. Però poi questo qua deve rientrare dentro anche per evitare di toccare la massa, quindi lo spingiamo di qua dentro. Sì. Ecco qua. Quindi tra di loro sono isolati. Gli diamo anche un girettino di nastro, non si sa mai. Facciamo la prova con il tester prima di collegare e scassare tutto. Allora, questo qua sotto è la massa. Ricordatevi che adesso lo stiamo vedendo dall'altro lato, quindi dopo cioè dovete immaginarveli a specchio i contatti. Uno. Stacchiamo bene. C'è. E c'è. Bene. Connettore video. Dove stava? Di qua. E c'è. E non deve essere collegato all'audio e non deve essere collegato a massa. Connettore audio, questo qua, e non deve essere collegato al video e non deve essere collegato a massa. Altro audio,
questo qua e niente video e niente massa per evitare cortocircuiti. Quindi i cavi sono collegati bene e possiamo procedere a chiudere il connettore. Chiudiamo il connettore, come vedete qua c'è tutto lo spazio libero e invece questa fessura è interrotta dalla guida, quindi quella interrotta dalla guida va qua sopra dove c'è questo occhiellino qui, questo buchino sopra qui. E invece quell'altra andrebbe qua sotto, però prima pieghiamo queste due alette in modo da fissare il cavo. Allora quelli più fissati giustamente vi potrebbero dire però collega massa pure queste due alette qui. Allora in quel caso potreste andare a spellare un attimino uno di questi fili in modo che poi la letta vada a toccare anche la calza metallica del cavo. Io sinceramente me ne frego perché tanto all'interno del computer comunque ci sarà qualche cosa che collega il metallo a massa e se non c'è vuol dire che alla fine non gliene fregava niente neanche loro, quindi se c'è buona, se non c'è peggio per loro. Tanto comunque il cavo è corto, non avremo grossi problemi. Non schiacciate troppo perché non vogliamo mica che si spacchino i fili che ci sono dentro. Questo si chiude qua e a questo punto, sempre prestando attenzione al lato dove va il forellino qui, va dove c'è questa linguetta, possiamo sollevare un attimino in modo che poi faccia veramente presa, non come prima che a volte si apriva anche soltanto spingendo. Tiriamo un po' su. Vediamo. E voilà! Connettore fatto! Avevamo visto prima che i tre contatti qui, quindi i tre connettori RCA, erano leggermente ossidati, quindi tramite uno spray per contatti li vado a disossidare leggermente, senza sfregare troppo, insomma, giusto per pulire un attimino questi tre contatti qua. Dall'altro lato invece il connettore, questo qui, il connettore DIN, era già a posto, però insomma, tanto già che ci siamo, gli diamo una pulitina lo stesso, ma non serve a niente perché era già nuovo. Io direi che il nostro cavo è perfetto. Cosa ve ne pare? Mi sembra venuto bene? A me sembra quasi professionale. Dietro la TV colleghiamo il segnale video composito CVBS, altrimenti detto in questo modo, audio e audio. Quindi tre connettori RCA, giallo, bianco e rosso. Dietro al computer il cavo video va qua dove c'è scritto monitor. Attenzione che questa chiavettina, quindi questo segnale, l'indicatore, deve stare in alto. Ok. Alimentazione 230 volt, ho trovato questo connettore fantastico, 90 gradi, occupa meno spazio ed è già girato giusto perché va proprio in direzione della ciabatta dove collego il computer. La TV è già su audio video, quindi mi basta accendere il computer e... Sì! Funziona! Anche il suono funziona perché quando muovo la tastiera sento i toc toc. Secondo che provo a avvicinare il microfono. Per quanto riguarda il Philips VG8010, io mi sono mangiato la lingua appena vi ho detto ah sì, poi lo proviamo anche con l'8010, ho fatto lo sgargiante. In realtà, se vi ricordate dal video, io non ho l'alimentatore del Philips 8010, quindi bisogna utilizzare l'alimentatore dell'Amiga con tutto questo bordello di fili da reinserire nel connettore dell'Amiga. Datemi 5 secondi, lo collego e poi proviamo a vedere anche se funziona questo. Allora, il Philips VG8010 lo teniamo acceso poco perché i fili sono veramente instabili
e non voglio rovinarlo, giusto il tempo per vedere se funziona il cavo video. Sì! Poi come dicevo l'alimentatore non è il suo, quindi adesso lo teniamo... Si fa anche toc toc. Spegniamo subito, dai, funziona! Per fortuna il cavo audio video funziona e sono molto contento. Allora, se questo video vi è stato utile anche solo per capire che costruire un cavo audio video è un'operazione titanica e forse è il caso di spendere questi e comprarlo già fatto su eBay o da qualcuno che conoscete già, bene, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. In un prossimo video andremo a utilizzare il Philips VG8020 e proveremo questo registratore di cassette di cui avete già visto l'unboxing. Scriverò un programma in BASIC, quindi quel video varrà anche come corso di programmazione per il BASIC, la puntata 9, e quindi avrà a che fare con gli MSX, e poi andremo a salvare il programma su cassetta e a ricaricarlo per vedere se il registratore in effetti funziona. Ci vediamo al prossimo video, a presto!